Esiste un legame profondo tra gli infiniti portici che si diramano dentro e fuori il centro storico e i miei studenti, che sotto ad essi si sentono pienamente bolognesi, pur provenendo da tutte le parti del mondo. Un legame che risale ai miei albori, quando la seragliata Bologna medievale, come tutte le città d'Europa, stava cercando la sua vocazione per emergere dai lenti secoli feudali. Ancora non esisteva il comune, che già venni considerata come motore futuro, garanzia di progresso e di crescita. La mia fama richiamava da tutta Europa migliaia di studenti che andarono in poco tempo a incrementare la demografia locale, attraendo in città a loro volta artigiani e commercianti pronti a soddisfare le loro richieste quotidiane. Le cerchie murarie non furono più sufficienti a contenere e ospitare tale proliferazione di vita, e così i privati cittadini, non potendo occupare il suolo pubblico, riuscirono a ingrandire le loro dimore attraverso l'ingegnoso espediente degli sporti e dei beccadelli, capaci magari di aggiungere giusto quella piccola stanzetta da affittare ai giovani forestieri. Ma col passare del tempo, questo stratagemma non fu più sufficiente e il comune, infine, dovette intervenire obbligando gli appaltatori alla creazione dei portici sotto le nuove costruzioni. Nel corso dei secoli successivi, questo elemento divenuto caratteristico e imprescindibile accolse l'evoluzione degli stili e delle maniere, ammodernando insieme tanto il tessuto viario quanto quello architettonico, e tramandando ancora oggi quella cultura dello spazio privato lasciato ad uso pubblico, che solo in una città come Bologna poteva avere una così antica e florida tradizione. Questo legame secolare che univa la città, il portico e la mia stessa istituzione si mostrò nuovamente quando nel 1563, dopo 5 secoli di diffusione disorganica e privata, mi si dedicò finalmente una sede ufficiale. Veniva inaugurato dunque, sotto l'egida di Pio IV, l'Archiginnasio, vasto edificio che per oltre 200 anni avrebbe ospitato i miei iscritti. Aule, segreterie, uffici e sale di rappresentanza si distesero sul fianco sinistro di San Petronio, dietro la cui abside incompiuta si apriva una nuova piazza, dove un tempo era l'antico mercato dei preziosi bachi da seta, che ora trovavano protezione sotto le 30 arcate in macigno del Terribilia. Lo studio e la vendita, il sapere e la ricchezza, insieme sopra e sotto il portico. Una novità assoluta e unica. Si elevava in tal maniera il pavaglione, primo, vero, grande porticato ad uso commerciale, lungo il quale studenti e professori, passeggiando, arrivavano al grande portale sul quale l'estroso architetto bolognese aveva impresso il suo marchio di fabbrica. Dominato dalle insegne dei 3 committenti, il prestigioso ingresso li accoglieva ostentando le sue splendide candelabre e i suoi ricchi festoni. Oltre ad esso, ero pronta ad abbracciarli nell'arioso quadriportico, mostrando loro i motti, le imprese, gli stemmi dei loro predecessori, che fin da subito e per gli anni a venire lasciarono in tal modo traccia del loro passaggio. Il mio destino e l'indissolubile legame con i portici vennero poi riconfermati all'inizio del XIX secolo, quando con Napoleone si decise di trasferire i miei spazi nel cinquecentesco Palazzo Poggi, ammodernato e ingrandito dall'Istituto delle Scienze nel secolo precedente. La splendida dimora del cardinale Giovanni Poggi era stata pensata dal Triachini un decennio prima dell'Archiginnasio, nella stessa stagione di straordinaria vitalità per una città che era assurta a seconda capitale dello Stato Pontificio. Una metropoli che non aveva più potuto tollerare gli originali porticati lignei e che aveva imposto proprio in quegli anni la definitiva trasformazione in pietra della sua secolare tradizione. Il lungo portico di Via Zamboni ne è una degna rappresentazione.
La sua parte originaria, poi ripresa nelle aggiunte 7 novecentesche, si modula perfettamente coi suoi 13 archi racchiusi entro 2 aperture trabeate minori. In questo gioco di simmetrie si ritrovano la libertà e l'espressività locali, ancora esuberanti, pur già mitigate dai nuovi modi romani. E così, sotto ai silenziosi bucrani, alle sacre patene e alle vigili proto-mileonine, schiamazzano per l'ultima volta allegri delfini, sirene seducenti e traboccanti cornucopie. Le colonne, invece, hanno già assunto l'austerità del tuscanico, delegando ai soli pilastri centrali e cantonieri decorazioni geometriche di grande effetto, ma di calibrata sobrietà. Giganteggiava in tal maniera, e nello stesso tempo si alleggeriva, quel frizzante stile bentivolesco che per tutto il Quattrocento aveva reso superba l'edilizia locale. Che periodo stravagante quello! Ne conservo gelosamente i lasciti nei vari palazzi da me abitati, ma eretti allora dalla volontà degli eruditi signori di offrire alle famiglie a loro vicine e ai dipendenti più illustri un piccolo pezzetto di quel sogno chiamato Rinascimento. Poco distante da Palazzo Poggi, in quel fatidico 1803, trovai come addormentata nel bosco l'ariosa palazzina della Viola, nella quale posi inizialmente la scuola di agraria. La delizia urbana era sbocciata alla fine del XV secolo come luogo di svago di Annibale Bentivoglio e della sua sofisticata cerchia di amici, che qui vi avevano trovato giardini all'italiana, orti e frutteti succulenti. L'edificio, dunque, era stato pensato come un'isola felice, immersa e aperta alle grazie della natura attraverso un ampio porticato perimetrale. Mentre la loggia architravata al piano superiore venne aggiunta abilmente a metà Cinquecento, le volte sottostanti riconducono direttamente a quel dolce combinarsi armonioso di archi a tutto sesto e a archi ribassati, di colonne libere e addossate a pilastri, di capitelli corinzi e rilievi fantasiosi peculiari del secolo precedente. Tutto questo incanto, un tempo, era animato da affreschi palpitanti, rimasti in vita oggi solo attraverso le parole del cortigiano Sabadino degli Arienti. Scene di caccia, miti e storie romane, compagni perfetti durante le merende al riparo dal sole. Quale differenza tra queste fiorite e felici colonne e il sobrio porticato del settecentesco Palazzo Ercolani, che nulla fa presagire di ciò che si nasconde oltre il triplice androne barocco. L'unica concessione che l'architetto Venturoli offrì all'esterno sono gli ercoli bronzei, battenti dell'austero portone, che anticipano qual è, per ovvie ragioni onomastiche, il tema predominante delle fastose decorazioni interne. Questa, l'ultima residenza senatoria, realizzata poco prima del crollo di quel secolare ordinamento politico che dal XVI secolo aveva retto la città, è solo una delle tante che nel corso del Novecento riuscì a far tornare in vita. All'inizio del XX secolo, difatti, la cittadella che avevo creato attorno a Palazzo Poggi, innalzando nuovi istituti eclettici a padiglione, isolati e senza portico, non limitò i miei spazi, che anzi si diffusero e fusero nella città proprio come erano stati nel Medioevo, in quella lontana e ormai mitizzata stagione. Avevo ricreato così i miei legami, moltiplicando i miei portici. Portici rinascimentali, ricamati nell'arenaria, portici manieristi, imponenti ed enigmatici, portici barocchi, inaspettatamente severi. Ma anche portici novecenteschi, creati per la mia nuova immagine, che guardava al futuro riprendendo il passato. Ne possiede il più bell'esempio il Dipartimento di Matematica.
Giovanni Michelucci, ai tempi docente in ingegneria, aveva rivolta la sua attenzione alle espressioni architettoniche locali, sapendone ricavare risultati sorprendenti attraverso l'uso di nuovi materiali e di nuove tecnologie per poter soddisfare le esigenze della modernità. La base del suo lavoro fu il portico ligneo medievale che si ramifica nella parte a sostegno del primo piano. Negli stessi anni 50, ricordo, altri interpreti di questo particolare supporto a forcella stavano verificando nelle riprese, ma quello che Michelucci fece è riconsiderare l'elemento arcaico come strutturale e prioritario, sul quale intervenire con combinazioni inaspettate, ma sempre in linea con la cultura del posto. Sopra i massicci e asimmetrici piloni in macigno, per esempio, le gigantesche V sostengono piani sfalsati, alcuni dei quali, eccedendo, richiamano proprio quei primordiali sporti da cui tutto ebbe inizio, sotto cui tutta Bologna e io con lei riuscimmo a trovare la nostra strada.